Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Talan. Oggi andremo a vedere un modulo dei classici, uno dei più grandi classici del calcio, utilizzato da tantissime squadre vere, ma anche comunque tanti giocatori forti che militano in Division 1 e che riescono a ottenere tantissime vittorie grazie a questo modulo. Come potete notare lì nella schermata c'è un gran Pelé che festeggia il suo gol ed è un giocatore che non ho ancora avuto modo di testare, ma che sicuramente vi consiglierei di provare a prendere. Non sono favorevole a quello che è lo shop, però in alcuni casi comunque bisogna almeno tentarci per questi grandi giocatori del passato, perché tra l'altro con questo modulo, l'ho detto appunto, con questo modulo ci sarebbe veramente bene. Andiamo subito però ragazzi a vedere di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un 4-4-2, ok, quindi un modulo molto interessante, dove come potete notare abbiamo tanta densità in tutto il campo, in tutte le zone praticamente del campo, utilizzabile con tutti gli stili di gioco, perché è un modulo che come il 4-3-3 si presta molto bene a tutti gli stili di gioco. E ci sono tantissime varianti che si potrebbero ideare, pensare con delle seconde punte, con due esterni come ho messo io, con due trequartisti, oppure un trequartista una seconda punta, un trequartista un esterno, una seconda punta un esterno. Ci sono ragazzi 10.000 varianti che non sto ad elencarvi una per una, anche perché altrimenti diventerebbe un video lunghissimo. Però comunque ragazzi è un modulo che in tutte le sue varianti funziona. Partiamo dal portiere. Il portiere è un portiere che io ho difensivo, ma comunque va bene anche un portiere eventualmente offensivo. Io ho lui perché secondo me è uno dei più forti del gioco. Partiamo dalla difesa ragazzi, e la difesa è una difesa secondo me che va impostata in questa maniera, o eventualmente con 3DC e un terzino di spinta. Vi dico subito, io metto un terzino difensivo che può fare anche il DC, chiaramente come potete notare dalla lavagnetta, con lo stile quindi chiaramente on, e a fianco a lui metto un incontrista che può fare sia il terzino sinistro che il DC. Il consiglio mio qual è? Per sfruttare anche un po' quelli che sono i bug, se vogliamo chiamarli bug del gioco, sono quelli che appunto una coppia di centrali formata da uno sviluppo e un incontrista secondo me è la coppia più forte che ci sia attualmente sul gioco, salvo poi nuove carte, nuove caratteristiche che usciranno, perché comunque sono come una coppia reale del gioco appunto reale di calcio, dove una regola che ti insegnano nella scuola calcio ti dice che uno esce e l'altro copre. Quindi in questo caso Van de Ven esce perché è incontrista, se non avete lui va bene anche un altro incontrista, l'importante è che abbia queste caratteristiche, ok, velocità, fisico, difesa. Quindi mi raccomando ragazzi, queste sono le caratteristiche che deve avere questa carta, e l'altro invece che copre. Paolo Maldini, che in questo caso va in copertura perché si comporta un po' come uno sviluppo, e ci sono, se non avete lui, comunque anche tanti sviluppo molto interessanti. L'importante ragazzi è che siano un minimo veloci, devono avere sempre la velocità. Sull'attuale gameplay comunque si palleggia sì, ma si gioca anche molto di profondità e di velocità. Con tutti i vari giocatori ultra veloci che ormai ci sono in giro, non possiamo avere secondo me una difesa che è lenta. Vicino a lui io ci metto un difensore particolare, un terzino difensivo che può fare appunto tutti i ruoli come possiamo notare nella lavagnetta di difesa. Ce ne sono anche diverse di carte come terzini difensivi molto interessanti. Io utilizzo lui, comunque possiamo metterci anche altre carte. Velocità, difesa, se poi c'è anche un minimo di tecnica non è male. Queste sono le carte che deve avere la carta, la tipologia di carte deve avere questo giocatore. Ripeto, va bene anche metterci eventualmente un difensore centrale. Cafu terzino invece offensivo, come possiamo notare. Un terzino offensivo perché? Perché comunque mentre abbiamo una difesa molto schierata come questi altri tre, ci vuole anche qualcuno che crei qualcosa di più, qualcuno che
vada a sovrapporsi a quello che è l'esterno. Dopo andremo ad analizzare appunto tutta questa parte, perché è molto interessante. Ci sono tanti, come possiamo notare, carte differenti che fanno ognuno i propri movimenti. Quindi questo Cafu terzino offensivo molto molto interessante, perché chiaramente lui andrà a offendere, andrà dritto per dritto sulla fascia e cercherà di buttare in mezzo qualche traversone, ma comunque in generale a creare superiorità numerica in quella che è la fascia. Cafu è un giocatore molto forte tecnicamente, molto molto veloce, dotato anche di una buona difesa, di conseguenza una carta completa. Ovviamente se avete anche una carta, per dire, di Arnold terzino offensivo, è specifico offensivo e non mattatore, ragazzi, in questo modulo, ve lo consiglio, ma a prescindere, ragazzi, una carta di terzino offensivo che abbia un po' queste caratteristiche: velocità almeno sui 92, 93, 90, non di meno, ragazzi. Quando parte o comunque quando accelera, anche l'accelerazione è importante, deve comunque essere veloce, non deve essere uno facile da prendere. In mezzo al campo, ragazzi, ci sono diverse soluzioni, perché comunque questo è un modulo che è molto personalizzabile. Io lo utilizzo così, ma comunque ci sono anche altre soluzioni che funzionano molto molto bene. Io attualmente sto utilizzando un incontrista insieme a un tra le linee, ma anche un'altra soluzione potrebbe essere un collante non presente, un collante, un tra le linee. Funzionano un po' tutti, ragazzi. Diciamo che lì più che altro dipende da noi come ci troviamo bene. L'incontrista, poi andremo chiaramente anche a vedere le istruzioni individuali. L'incontrista è un giocatore che fa determinati movimenti in avanti. Io gli ho dato un'istruzione, che quindi gli ho detto cerca di rimanere un pochino più in difesa, ma questa carta è stratosferica, perché comunque lui è ovunque, è un giocatore presente in tutto il campo, riconquista palla, veloce, difesa e tecnica. Quindi, ragazzi, la cosa essenziale è velocità, difesa e tecnica. Poi ovviamente anche il fisico, lì in mezzo, ragazzi, deve farsi rispettare. A fianco a lui, come già detto, possiamo metterci un tra le linee, possiamo metterci un onnipresente, un collante. Quello insomma lo possiamo vedere un pochino noi. Io ho Pirlo. Un erede di Pirlo, diciamo low cost, potrebbe essere Modric, poiché chiaramente hanno caratteristiche molto simili. Un Pedri. Comunque la caratteristica essenziale deve essere la velocità, la difesa e ovviamente la tecnica. Perché? Perché chiaramente, ragazzi, devono impostare l'azione. In questa zona di campo bisogna impostare, bisogna saper giocare la palla, devono far ripartire l'azione, quindi oltre a una buona difesa devono avere anche una buona velocità, una buona tecnica. In avanti, ragazzi, come possiamo notare, su questa fascia c'è un taglio al centro, e non a caso qui un taglio al centro, e un terzino offensivo. Perché? Perché il terzino offensivo tenderà a spingersi, il taglio al centro ad accentrarsi, e di conseguenza si creerà una grande superiorità numerica, mettendo veramente in crisi l'avversario. Se non abbiamo un taglio al centro che ci entusiasma, possiamo utilizzare anche una seconda punta, eventualmente magari opportunista o giocatore chiave, va benissimo. Perché? Perché comunque, diciamo, tenderà sempre ad accentrarsi. Io vi consiglio l'esterno proprio perché parte largo per poi tagliare, però eventualmente se non abbiamo ad esempio un Messi del genere o un giocatore simile a lui, possiamo utilizzare chiaramente una seconda punta. In avanti, ragazzi, io ci metto l'opportunista e un altro opportunista con caratteristiche molto molto simili. Questo Rummenigge è fenomenale, devono essere le caratteristiche veloci, discreti tecnicamente perché altrimenti non riuscirebbero a controllare palla, e soprattutto dei goleador sotto porta. Questo Mbappé lo stesso è micidiale, io lo paragono tranquillamente a una leggenda perché ha i parametri da leggenda e non da giocatore, diciamo, settimanale. Di conseguenza chi l'ha preso come me, che ha avuto la fortuna di trovarlo, aveva fatto a suo tempo bene. E dall'altra parte invece, ragazzi, ci metto un'ala prolifica perché comunque abbiamo già un taglio al centro, comunque altre persone che attaccheranno l'aria, invece voglio comunque anche che uno mi attacchi più la profondità andandosi ad allargare, in modo tale proprio da creare confusione nella difesa
avversaria. Tutto ciò chiaramente che io ho detto può essere anche traslato a sinistra, cioè fare la stessa cosa ma con un terzino sinistro di spinta, un esterno sinistro taglia al centro e l'opposto invece sull'altra fascia, quindi il terzino difensivo a destra e l'ala prolifica a destra. Possiamo anche, ripeto, fare altre soluzioni come metterci una seconda punta, un trequartista, addirittura potrebbe anche andare bene un CC, magari se ci vogliamo un pochino coprire, un CLD, un CLS, ma in quel caso sarebbe un 4-4-2 molto molto classico. Quindi questa, ragazzi, fondamentalmente è la rosa. In panchina mi porto persone che possono darmi un minimo di alternativa. Come possiamo notare mi porto a bene 2 difensori, un incontrista, uno sviluppo, un mediano collante come già detto, un Neymar attaccante di rientro, perché è anche interessante al posto di Rummenigge mettere un attaccante di rientro, perché in quel caso Messi andrebbe proprio a far lui la punta e Neymar a venirci incontro a giocare la palla. Una soluzione molto molto interessante, ragazzi. Mi porto Beckham perché può fare anche il CL quando mi volessi un pochino coprire, o l'esterno comunque, e mette dei cross veramente veramente interessanti. Mi porto un terzino offensivo di sinistra in modo tale che se volessi magari sostituire e cambiare qualcosa per te in corso posso farlo. Una punta che questo Batistuta molto molto forte, Snyder per giocare comunque magari ecco con un modulo con un 4-2 o meglio 4-1-3-2 se vogliamo definirlo così, magari ecco sposterei per dire Pirlo e lascerei solo Vieira, oppure possiamo togliere una punta e mettere 3 trequartisti. Ci sono insomma, come già detto, diverse soluzioni. De Paul, la stessa identica cosa, Bebeto senza palla, molto molto interessante da mettere come punta o seconda punta. Partiamo da Scamacca perché poi voglio aprire una piccola parentesi su quelle Yamal. Scamacca è un giocatore chiaramente da sfruttare principalmente per i cross, io infatti me lo porto per quello, perché qualora volessi decidere di buttare dentro qualche pallone in più, sicuramente è un giocatore che di testa con i suoi 195 cm sa farsi rispettare e infatti mi ha fatto già diversi gol di testa. Yamal invece, dicevo, volevo aprire una piccola parentesi, lui è un giocatore secondo me molto molto interessante, molto forte, questa carta tra l'altro in regalo del gioco. Io l'ho testata con questa build e mi è piaciuta, ragazzi, vi devo essere sincero. Certo, non sarà sicuramente il Yamal leggenda o altre versioni comunque top che sono uscite, però comunque una carta che, ragazzi, per dire che è gratis, per dire che è gratuita e soprattutto per chi gli piace come me testare, gli piace provare diverse soluzioni, una carta che sa fare il suo. Cioè, se non avete questo Messi, ragazzi, questo Yamal potrebbe tranquillamente in una squadra magari di questa tipologia essere il vostro titolare per divertirvi un pochino. Andiamo a vedere, ragazzi, le istruzioni. Io ci metto il difensivo, come già detto prima, su Vieira perché non voglio che salga. L'offensivo, attenzione, su Cafu perché voglio invece che spinga molto, quindi che crei superiorità numerica in fase di attacco. In linea bassa su Vieira perché voglio comunque che vada lì a buttarsi in mezzo alla difesa, a fare quindi quando soprattutto Cafu sale il quarto difensore lui, quindi comunque giochiamo sempre a 4 se non talvolta anche a 5. E il contropiede invece, ragazzi, sulla nostra prima punta che è quella un pochino più veloce in modo tale che rimanga su e all'occasione buona corra verso la porta avversaria per fare gol. Prima di andare avanti, ragazzi, vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica, quindi mi raccomando passate al link che trovate in descrizione per supportarmi i prodotti e andrete a pagare comunque la stessa identica cifra, non un centesimo di più. Sono aperti per chi volesse supportarmi anche gli abbonamenti a delle cifre veramente veramente irrisorie, perché parliamo di 1-2 euro, quindi ma comunque è un modo che per supportarmi, della quale io ne sarei veramente molto 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 grato, e quindi sblocchereste in più anche la possibilità comunque di avere dei contenuti in esclusiva dedicati solo per gli abbonati. Ragazzi, io
vi dico di provarlo. Questo modulo secondo me è un modulo interessante, completo e soprattutto molto molto divertente. Ripeto, può andare bene con tutti gli stili, anche con queste carte comunque può funzionare con diversi stili. Magari con un possesso palla cercherei di metterci magari più, ecco, un fulcro di gioco, o magari due, anziché due esterni, magari due trequartisti che mi permettano proprio di palleggiare perché sono più vicini al centrocampo. Però comunque ragazzi, può andare bene anche in questa disposizione tattica. Fatemi sapere ragazzi nei commenti che ne pensate, io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao!